Buongiorno a tutti, sono Giovanna Curto, sono nematologo e vi parlerò di biofumigazione, una tecnica efficace per ridurre le popolazioni di nematodi e di altri organismi nocivi alle piante nel terreno attraverso l'utilizzo di colture da sovescio intercalari appartenenti a diverse famiglie botaniche, tutte selezionate per un alto contenuto di sostanze bioattive allelopatiche all'interno dei propri tessuti. Cominceremo dalla famiglia delle brassicacee. Esse contengono nei loro tessuti glucosinolati che in presenza di mirosinasi, un enzima interno alle cellule, e di acqua, con una reazione di idrolisi producono isotiocianato, che è la stessa molecola volatile propria dei fumiganti chimici. Sono diverse le specie vegetali che producono isotiocianati appartenenti alle brassicacee che vengono utilizzate nelle colture da sovescio, da sole o in miscuglio. In particolare dobbiamo distinguere due tipi di piante con due azioni diverse. Alcune specie sono piante trappola, ossia catch crops. Hanno il contenuto massimo di glucosinolati nelle radici e meno nella parte aerea, per cui quando un nematode o un organismo nocivo provoca una lesione della radice in presenza di acqua, i glucosinolati reagiscono con mirosinasi e formano isotiocianato. Perciò il nematode rimane intossicato ed è incapace di completare il proprio ciclo di sviluppo. Lo stesso avviene per altri organismi, come insetti, per esempio gli elateridi, che possono subire lo stesso effetto tossico. Queste piante vengono coltivate per 8-10 settimane e sempre trinciate e interrate alla piena fioritura, che è il momento di massima concentrazione dei glucosinolati. Una parte dei glucosinolati, anche in questo caso, è presente nella parte aerea, per cui comunque il sovescio, anche di piante trappola, produce ulteriore isotiocianato con effetto biofumigante. Altre brassicacee hanno invece la massima presenza di glucosinolati nella parte aerea, come per esempio Brassica ioncea, Brassica carinata, Cranbea abyssinica. In questo caso l'effetto si ha soprattutto al momento sempre della trinciatura e dell'interramento, secondo le stesse regole di coltivazione di 8-10 settimane. Il momento del sovescio è sempre quello della piena fioritura. In questo caso si comportano come un fumigante chimico. Altre specie appartenenti ad altre famiglie, che hanno comunque un'attività allelopatica, sono per esempio i sorghi, soprattutto il Sudangrass e l'ibrido di sorgo per Sudangrass, che contengono come molecola bioattiva la durrina nell'epidermide della foglia. Questa molecola, che è un glucoside, al momento del danneggiamento del tessuto produce prodotti intermedi che alla fine rilasciano acido cianidrico, tossico per gli esseri viventi. In questo caso la pianta deve essere sovesciata dopo 6-8 settimane di coltivazione perché nei tessuti giovani il contenuto finale di acido cianidrico è maggiore e deve essere trinciata sempre prima dell'inverno perché anche le gelate diminuiscono questo contenuto di sostanza attiva, che inoltre non è presente nei semi. Un'altra famiglia importante è quella delle fabacee, col genere Crotalaria, che ha sia un'azione biofumigante che di pianta trappola. Produce degli alcaloidi che hanno un'azione nematostatica, repulsiva, nematocida e che fondamentalmente inibiscono la moltiplicazione cellulare dell'organismo nocivo. Deve essere coltivata e interrata dopo circa 60 giorni. È molto impiegata come cover crop nei climi temperato caldi perché produce una grande quantità di biomassa, fornisce molti apporti di sostanze organiche al terreno, contiene le erbe infestanti perché cresce molto fitta ed inoltre ha tutti i vantaggi delle leguminose perché ha batteri azotofissatori nelle radici che fissano l'azoto e aumentano il suo quantitativo nel terreno. Quindi ha dei vantaggi che vanno al di là dell'effetto biocida. Queste specie intercalari hanno fra gli aspetti applicativi una coltivazione efficace soprattutto nella lotta ai nematodi che deve essere effettuata in periodo estivo-autunnale, quando è maggiore la presenza dei nematodi nel terreno, o tardo primaverile per lo stesso motivo.
Vengono seminate con una seminatrice da frumento a file, con una profondità di semina inferiore a 3 cm, in diversi quantitativi ad ettaro a seconda delle specie. Come abbiamo detto, è importante l'interramento alla piena fioritura, eccetto che per il sorgo del Sudangrass, che invece devono essere interrati quando la pianta è ancora giovane e prima dell'inverno. Importante è la modalità di trinciatura e interramento, che deve essere in rapida successione, quindi si usano due cantieri separati, un trinciastocchi seguito subito dopo da una fresa, che interri ad una quindicina di centimetri il materiale. In questo modo si limita la perdita di sostanze volatili, cioè l'isotiocianato che viene prodotto e deve rimanere nel terreno. Anche per questo non bisogna fare questa operazione su terreno umido, ma una volta completata bisogna invece irrigare leggermente almeno i primi 3-4 cm, proprio per innescare la reazione di idrolisi che altrimenti non avviene. Poi bisogna aspettare almeno una settimana 12 giorni prima di seminare la coltura successiva, principale, per evitare fenomeni di fitotossicità e di sottrazione di elementi nutritivi dati dalla decomposizione della sostanza organica. Queste specie hanno soprattutto azione contro i nematodi, abbiamo detto, ma anche contro funghi, in maniera anche importante. Soprattutto le specie biofumiganti complete possiamo dire che hanno un'azione contro tutti gli organismi nocivi del terreno, in particolare anche contro malerbe e, come abbiamo già detto, contro i funghi, ma anche contro piccoli insetti e altri organismi. La coltura intercalare occupa, abbiamo detto, il terreno per 8-10 settimane e soprattutto in coltura protetta tante volte non è economicamente sostenibile mantenere un terreno occupato da una coltura che non fornisce reddito, anche se poi i vantaggi in termini di fertilità del terreno, di apporto di sostanza organica e di sostanze nutritive vanno ben oltre. Sicuramente il sovescio deve essere inserito in un cropping system adeguato che preveda rotazioni con colture non ospiti, colture intercalari, utilizzo di una difesa alternativa a quella chimica. In ogni caso, se si vogliono superare tutti gli svantaggi che può avere una coltura da sovescio, quali per esempio il fatto di non poter misurare la concentrazione di sostanze bioattiva che effettivamente si immette nel terreno e quindi la produzione di isotiocianato, oppure a volte un altro svantaggio è l'impossibilità di trinciare finemente le parti, ottenendo quindi una più lenta degradazione della sostanza organica, si utilizzano sfarinati proteici che si ottengono dall'estrazione dell'olio di semi delle brassicacee. Ciò che rimane dall'estrazione dell'olio è un sottoprodotto rappresentato appunto dalle farine disoleate, i cosiddetti pannelli proteici o in inglese seed meal. Essi contengono grandi quantità di sostanze bioattive non ancora attivate dall'idrolisi, quindi alti contenuti di glucosinolati. I pannelli di semi più comuni provengono da selezioni di brassica carinata, con quantitativi di azoto notevoli e con alti quantitativi di carbonio di origine biologica. Questi sottoprodotti vengono condizionati industrialmente come sfarinati o pellet e possono essere distribuiti sull'intera superficie del terreno con dosi di 2-2,5 tonnellate ad ettaro. Quindi sono economicamente sostenibili in una coltura protetta, ma lo sono meno in pieno campo. Devono essere distribuiti sul terreno non bagnato, interrati a 15-20 cm e dopo l'applicazione il terreno deve essere leggermente irrigato. Tutto ciò deve avvenire 10-14 giorni prima della semina o del trapianto, in modo da evitare fenomeni di fitotossicità. Inoltre, questi sfarinati possono anche essere aggiunti ad una coltura da sovescio, monospecifica o in miscuglio, al momento dell'interramento, per aumentare l'apporto biofumigante. Abbiamo degli esempi pratici con relativa bibliografia dell'utilizzo del sovescio di Brassica iuncea su coltura di patata in una prova in Turchia che ha praticamente annullato l'infezione da Rhizoctonia solani,
Oppure un altro esempio è quello dei sovesci di Brassica iuncea per contrastare il Fusarium oxysporum in spinacio e cetriolo, in sperimentazioni prodotte in Giappone e in Egitto. Oppure ancora biofumigazione con sfarinati, sempre in coltura di patata, per contenere gli elateridi in Italia in questo caso. Un altro esempio dell'effetto della biofumigazione sull'infestazione da meloidogina incognita su melone è dato da questo lavoro che abbiamo condotto un po' di anni fa, dove in una rotazione di 3 anni sono state inserite sia biofumigazione con sfarinati e successivamente coltivazione di rucola, cultivar nemat, in cui si vede un annullamento dell'infestazione di meloidogine sulle radici, nelle foto in alto, e sulle radici di melone, e una buona produzione di frutti. Ciò è ben evidente nella foto dell'appezzamento, dove nella parte destra è stata sempre praticata biofumigazione e coltivazione di rucola, mentre nella parte sinistra, senza alcuna difesa contro i nematodi, si è avuta una riduzione molto forte della produzione. Bene, la mia presentazione odierna ha dato un'idea di cosa sia la biofumigazione, ma sicuramente ci saranno altre occasioni di approfondimento. Il progetto Best for Soil certamente servirà ad ampliare la conoscenza di queste tecniche presso gli agricoltori e a promuovere la ricerca su queste buone pratiche. Adesso vi ringrazio e vi saluto. Grazie per la vostra attenzione e ci saranno altre occasioni di confronto.